Oggi vi voglio far vedere quello che è l'hardware che noi forniamo in dotazione ai nostri sviluppatori. Ci occupiamo di sviluppare AI e machine learning e mai come oggi lo sviluppo di AI richiede pesanti risorse computazionali. Quindi ecco, vediamo come si fa come si costruisce e assembla un computer per uno sviluppatore di AI. Iniziamo dal cuore pulsante del sistema, ovvero il processore. Abbiamo scelto qua un processore particolare che è un Ryzen 7950X 3D, che è particolarmente indicato per i carichi intensivi. Questo è un processore che qualche anno fa sarebbe stato considerato un processore server grade. Infatti è dotato di 16 core fisici, 32 core logici e ben 128 MB di cache L3. Quindi siamo praticamente a livello di server. Questa piccola bestia è venduta all'incirca per un prezzo di 600 euro attualmente, e per fornire il massimo deve poter sfruttare tutto lo spazio per fare l'overclocking automatico. Infatti i processori recenti, come è questo, sono dotati di funzionalità di auto overclocking che aumentano automaticamente la frequenza e la velocità del processore quando i parametri di voltaggio e di temperatura lo consentono. Ma per poter permettere questo auto overclocking è necessario avere una soluzione di raffreddamento adeguata, ed è per questo che noi abbiamo optato per la migliore disponibile sul mercato, ovvero un Noctua NH-D15, che è questo aggeggino qua, che dotato in realtà di un'ulteriore ventola accessoria riesce a dissipare una quantità di calore veramente notevole, con due risultati importanti. Da una parte ci permette di spingere al massimo il nostro processore con guadagni che arrivano anche a un più 25%, quindi come aggiungere altri 4-5 core a questa macchina, e dall'altra parte ci permette di mantenere basso il rumore del dissipatore. E questo è un fattore importante, perché in un ufficio con molte macchine avere delle macchine molto rumorose rende le condizioni di lavoro molto più disagiate. Sempre per poter fornire il massimo spazio di overclocking utilizzeremo della pasta Noctua, della pasta termica Noctua, fra la superficie del processore e la superficie del dissipatore. Questa pasta non a livello del metallo liquido, ma comunque di alta qualità, permette di abbassare di ulteriori 4-5 gradi la temperatura media del processore. Dove montiamo questa macchina? Come dicevamo, una macchina che può overclockarsi e raggiungere alte prestazioni, ha bisogno di essere montata su una scheda madre adeguata che può fornire il voltaggio stabile e la potenza adeguata perché tutti i componenti, il processore in primis ma anche gli altri che vedremo possano funzionare al loro meglio. Questa è una MSI X670E Ace, scheda madre che ha alcune caratteristiche fondamentali oltre al peso. Quindi anzitutto vediamo che è dotata di ben 22 fasi diverse per l'alimentazione. Questo garantisce un'alimentazione continua e stabile anche sotto i carichi più intensi. Dopodiché vediamo che è dotata di 3 slot PCI Express 5 a 16x. In particolare questi due possono funzionare alla velocità di 8x, permettendoci di fatto di integrare su questa scheda due schede video che possano lavorare in parallelo.
Sempre nel contesto di un calcolo distribuito, i dati spesso e volentieri non stanno sulla macchina dove verranno fatti i calcoli, ma su NAS o servizi di storing esterni. Quindi è fondamentale avere una scheda madre di fascia alta come questa, che integra una connessione gigabit a 10 gigabit al secondo, che ci permette di trasferire efficacemente dati a 1.2 gigabyte al secondo attraverso la nostra rete aziendale. Sempre per garantire un'alta velocità di trasferimento dati anche rispetto a storage esterni, abbiamo poi tutta una serie di batterie di prese USB 3 sia a 10 che a 20 gigabit. Ha poi altri feature che non ci interessano più per il gaming. L'ultima feature fondamentale che ci interessa sono anche qua i dissipatori che vengono montati sulle varie componenti, che di nuovo ci assicurano che questa scheda madre possa funzionare alle massime prestazioni senza subire cali e garantendo una lunga durata. Passiamo alla parte memoria. Quindi in questa era di large language model, per testare e far girare questi modelli ottimizzati a livello di GPU è fondamentale avere delle memorie altamente efficienti. Per questo abbiamo scelto due moduli di DDR5 a 6000 megatransfer al secondo per linea. Questo fa sì che ogni modulo garantisca 48 gigabyte al secondo di trasmissione per canale. Su queste schede e in generale su tutte le schede di fascia consumer abbiamo l'accesso contemporaneo a due canali di memoria che ci fornisce effettivamente 96 GB al secondo di banda. Questo ci permette di caricare e di far processare al nostro processore anche modelli da 70 miliardi di parametri quando quantizzati a 8 bit o anche di più se la quantizzazione dei parametri è inferiore. Avremo due moduli, quindi per un totale di 96 GB di RAM. Perché due? Perché in questo modo possiamo avere la massima velocità. Se mettessimo più moduli potremmo raggiungere il massimo di 128 GB supportati da questa CPU, ma questo ci porterebbe a ridurre la velocità. E al momento, al giorno d'oggi, quello che limita di più in questo genere di calcoli non è la velocità del processore, ma la velocità di accesso alla memoria. Sempre per la gestione dei large language model, anche in una modalità di test, è fondamentale avere uno storaggio veloce. Per questo abbiamo scelto il top di gamma dello storage SSD Consumer PCI Express 4, che è il 990 Pro. Questa bestiolina della Samsung ci garantisce su una scheda madre con queste prestazioni di trasferire e leggere dati da disco alla velocità di 8 GB al secondo, che ci permette di caricare anche modelli importanti come per esempio un Llama da 70 GB nel giro di una manciata di secondi. E infine veniamo al cuore, a quello che è il cuore pulsante dell'intera soluzione, ovvero la RTX, la 490, la scheda grafica anche qua top di gamma con raffreddamento a liquido per garantire anche qua la migliore soluzione termica possibile. Questa scheda è dotata dello stesso core delle H100 GPU usate al giorno d'oggi come scelta per l'addestramento e l'inferenza dei modelli di linguaggio come quelli dei vari ChatGPT, Gemini, eccetera. Chiaramente, essendo una scheda consumer, ha delle limitazioni in quantità di capacità di memoria, quindi ha solo 24 GB di memoria RAM video e difficilmente può comunicare a una velocità ragionevole con altre schede, ma comunque ci permette di eseguire una grande quantità di modelli e di training di machine learning direttamente su questa macchina, senza scomodare e senza pagare i costi
dei vari server e in generale del high performance computing online. Infine, non da sottovalutare, essendo che stiamo parlando di 400 watt qua, quasi 200 watt qui e altri componenti, e considerando che vorremmo poi installare una seconda scheda video su questa scheda madre, abbiamo bisogno di un alimentatore adeguato, qualcosa come questo Corsair HX 1500, che ci permette di erogare fino a 1500 watt di potenza, di cui a 1200 ad alta efficienza. Ecco, questa è la dotazione standard su cui i nostri sviluppatori lavorano e su cui vengono sviluppate le soluzioni con cui dotiamo i nostri clienti di intelligenza artificiale. Chiaramente non tutto gira su queste macchine, quando è necessario, ben volentieri sfruttiamo soluzioni di calcolo remoto, con, diciamo, soprattutto quando dobbiamo distribuire calcoli su più GPU, quindi sui cluster di H100, ma direi che il 90% delle attività si riescono a fare su queste macchine con un grande aumento di produttività e un grande risparmio di denaro. Se ti interessa lavorare con questo genere di macchine e sei uno sviluppatore junior, seguici e mandaci il tuo CV.